se vi dicessi che esistono cosplayer che sono riusciti a trasformare la loro passione in un vero e proprio lavoro? So che è difficile da credere, ma nel video di oggi analizzerò le esperienze di chi ce l'ha fatta e cercheremo di capire insieme come trasformare questo hobby in una fonte di reddito. Guardate il video fino in fondo perché potrei mostrarvi come io guadagno attraverso i cosplay. Se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther e faccio video sul cosplay, ma a volte anche manga, anime e J-pop. Se sono argomenti che potrebbero interessarti, non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella. Considera anche l'idea di abbonarti per fotoset e contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Come guadagna un cosplayer? Ci sono varie modalità e oggi andremo ad analizzare quelle che mi sono sembrate più redditizie e fattibili. Iniziamo da una modalità piuttosto semplice e comune, sto parlando della vendita di foto. Alcuni cosplayer infatti riescono a guadagnare dei soldi vendendo delle foto stampate, spesso autografate, di loro in cosplay. Parliamo principalmente di cosplayer con un buon seguito, che magari vengono ospitati dalle fiere del fumetto e che quindi dispongono di uno spazio in fiera dove poter vendere e autografare le proprie stampe o polaroid, tipo uno stand o un angolo dedicato. Essere ospite ad una fiera del fumetto, tra l'altro, è un'altra attività che potrebbe permettervi di guadagnare un cachet. Questo ovviamente accade con cosplayer con un grosso seguito, che potrebbero influenzare le persone a partecipare ad una fiera grazie alla loro presenza. Inoltre dipende molto anche dagli organizzatori delle fiere stesse, se possono e vogliono investire nella presenza di un ospite cosplayer. Per riempire il programma, la fiera potrebbe approfittarne e chiedervi di tenere dei workshop a tema o partecipare come giurati ad una gara cosplay. In ogni caso però non serve per forza essere ospiti ad una fiera per poter vendere le proprie stampe, perché c'è un'altra possibilità più semplice per tutti: vendere foto su internet con l'uso di shop online. Dopo l'acquisto, tutto ciò che occorre fare al cosplayer è stampare la foto, autografarla e spedirla manualmente. Se volete provare anche voi, prima di iniziare vi consiglio di informarvi bene sul tipo di spedizione da usare e regolarvi di conseguenza sul prezzo da offrire. Inoltre non dimenticate di chiedere il permesso al fotografo che vi ha scattato la foto da vendere. Dato che i diritti dell'immagine spettano ai fotografi, alcuni potrebbero darvi l'autorizzazione solo in cambio di una percentuale o un pagamento anticipato, quindi è sempre meglio chiedere prima. Un'altra opzione simile ma diversa è quella di vendere dei pacchetti di foto digitali su piattaforme come Patreon, Gumroad e Ko-fi. Anche qui parliamo sempre di vendita di foto, ma questa modalità può rivelarsi molto più semplice da gestire e con costi più limitati rispetto alla modalità cartacea. Se volete provare, vi consiglio di creare un pacchetto di foto composto da dei selfie con un cosplay che vi piace e una buona illuminazione. Se volete capire meglio come farvi delle foto in casa da soli, allora questo video fa per voi. Oppure vi consiglio di vedere i vlog che faccio quando mi faccio le foto in casa da sola, così per avere qualche ispirazione. Chiudo l'argomento della vendita delle foto dicendovi una cosa: questi sono prodotti che, parliamoci sinceramente, non hanno nessuna utilità. Questa è la dura verità. Sono solo un mezzo per supportare il vostro cosplayer preferito e avere in cambio magari il loro autografo o un ricordo con loro. E non c'è nulla di male a riguardo. È un po' quando fate l'abbonamento a uno streamer che vi piace per avere in cambio le emoji eccetera, o vi abbonate al mio canale. Passiamo ad una modalità simile ma comunque molto diversa da quest'ultima. La chiamerò la vendita di skill. Ricordiamoci che il settore del cosplay non si basa solamente sulla fotografia, ma anche sulle abilità artigianali e sull'arte di creare oggetti per il cosplay. E ho notato che alcuni cosplayer talentuosi riescono a monetizzare le loro stesse capacità in due maniere diverse. La prima è più passiva, simile a quella che vi ho spiegato prima, ovvero la creazione e vendita online di materiali utili ad altri cosplayer, che potrebbero acquistarli perché hanno meno tempo a disposizione o meno abilità artigianali. Per essere più specifica vi faccio qualche esempio. Se sei bravo col 3D, puoi creare un file per stampanti 3D di un accessorio o un'armatura per un cosplay e metterlo in vendita su siti come Storenvy o Etsy. Altri esempi potrebbero essere creare cartamodelli di vestiti particolari o di personaggi specifici, oppure persino modelli stampabili per poter realizzare armature. La considero una modalità passiva perché in questo modo guadagnerete ogni volta che qualcuno comprerà il materiale che avete messo in vendita, senza svolgere un lavoro continuativo. La seconda maniera per sfruttare le tue capacità nel settore del cosplay riguarda il prendere commissioni. E col prendere commissioni intendo creare qualcosa su richiesta in cambio di soldi.
ovviamente. Le persone che prendono commissioni sono di solito ampiamente qualificate grazie ad anni di esperienza e pratica e possiedono anche un'area speciale di competenza, che si tratti di cucire, stampare 3D, acconciare parrucche, eccetera eccetera. Questo può diventare un vero e proprio lavoro se affrontato in maniera imprenditoriale, ma richiede ovviamente molto tempo ed dedizione. Sappiate comunque che per i cosplayer come me, non molto bravi a cucire o fare capigliature voluminose, prendere commissioni diventa una salvezza. Passiamo invece ad un'altra modalità di monetizzazione che potrebbero provare tutti quanti: i social. Se sei attivo sui social media più famosi, allora ecco qualcosa da sapere riguardo il guadagnare attraverso i tuoi contenuti. La maggior parte dei cosplayer puntano a Instagram come social principale, sperando di poter trovare la visibilità che cercano. Ma la dura verità è che Instagram da solo non ti fa guadagnare assolutamente nulla. L'opportunità di guadagnare si presenta quando un brand vuole collaborare con un cosplayer ed è disposto a compensarlo con del denaro effettivo, non con cose come regali o in cambio di visibilità, peggio ancora. Parliamo brevemente invece di due piattaforme social particolarmente remunerative una volta che si raggiungono certi requisiti: YouTube e Twitch, forse tra i migliori per la monetizzazione dei tuoi contenuti, anche se entrambi presentano pro e contro. Tra l'altro ne approfitto per ringraziarvi di star guardando questo video, perché è anche merito vostro se riesco a continuare a fare cosplay, quindi grazie mille. Aggiungerei anche TikTok alla lista dei social che ti pagano per la creazione di contenuti, ma bisogna essere consapevoli del fatto che potrebbero trattarsi di spiccioli e per questo sinceramente non lo considero neanche. Questo argomento è così vasto che vorrei provare a fare un video a parte dedicato a come crescere sui social da cosplayer. Commenta se potrebbe interessarti. Parliamo adesso brevemente di come io guadagno attraverso i miei cosplay. Momento trasparenza. Tenete conto che fare cosplay non è il mio lavoro, tutti i miei miseri guadagni vengono reinvestiti nella creazione di nuovi cosplay o per magari migliorare la qualità dei miei video, quindi riattraversiamo i punti del mio video. Riguardo la vendita di foto alle fiere, mi è capitato di essere stata invitata alle fiere e di aver avuto la possibilità di vendere le mie foto ad uno stand. Non ho mai ricevuto però nessun tipo di cachet, nonostante mi sia capitato anche di tenere workshop o fare da giurata alle gare. Anzi, a volte alcune fiere non mi hanno neanche pagato il viaggio, quindi quel poco che guadagnavo vendendo le foto l'ho poi usato per pagarmi i mezzi per raggiungere la fiera. Già. Ne approfitto per ribadire il fatto che se volete vedermi alla vostra fiera del fumetto preferita, vi consiglio di iscrivere direttamente alla fiera. Per la vendita di stampi online e foto digitali invece lo gestisco tutto sul mio shop di Ko-fi. Andando sul mio shop trovate tante cose carine da comprare. Per le foto cartacee autografate ho deciso di gestirle in questa modalità, ovvero che vi spedisco 3 foto a vostra scelta, una letterina e un regalino. Spoiler, di solito questo regalino è un segnalibro. Non molti fanno così, ma ho deciso che questa è la modalità che preferisco. Un altro tipo di foto cartacee che ho messo in vendita sono le Polaroid. Diciamo che ha un valore diverso e quindi lo metto in vendita separatamente. Chiuso qua con le foto cartacee, perché poi iniziano tutti i miei set di foto. Alcuni li ho eliminati perché non mi piacevano più. La maggior parte delle volte sono selfie, così posso permettermi di fare pacchetti più grossi, mettere più foto possibili dentro. Molte volte c'è un po' di fanservice, ma niente di sconcio perché non è molto nelle mie corde. Quindi sì, vi consiglio di darci un'occhiata se volete supportarmi. E per quanto riguarda invece le skill, non sono in grado di prendere commissioni, non ci ho mai provato e mai ci proverò, quindi passiamo ai social. Come sapete considero YouTube il mio social principale e riesco a guadagnare mensilmente qualcosina grazie alla monetizzazione dei video tramite AdSense. Sarò sincera, non so più come funzioni il programma AdSense perché l'ho fatto ormai anni fa. Oltre alla monetizzazione dei video ho anche una piccola entrata legata agli abbonamenti al mio canale, che io sinceramente gestisco come se fosse un mini Patreon in cui posto aggiornamenti, anteprime e fotoset esclusivi per solo 99 centesimi al mese. Direi che è un buonissimo affare, quindi
abbonatevi. Per concludere, nel mondo del cosplay ci sono varie strade per guadagnare, ciascuna con i suoi pro e contro. Che tu scelga di seguire la via imprenditoriale o puntare sull'intrattenimento, l'importante secondo me è trovare l'approccio più adatto alle tue passioni e alle tue competenze. Se hai altri suggerimenti su come poter guadagnare con questo hobby, lasciami un commento e parliamone insieme. Se hai trovato utile questo video, allora ti lascio qui la playlist con tutti i miei video a tema cosplay. Sono sicura che troverai altro di interessante. Grazie mille per essere arrivato fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miau!